Vi piacciono i bicchieri incisi? L'incisione su vetro è una tecnica comunque un po' complicata da mettere in pratica, noi andremo a vedere come fare la satinatura, che comunque è una sorta di incisione, non con strumenti meccanici ma con un prodotto in particolare, quindi tenetevi pronti che andiamo a vedere tutto step by step. Per andare a realizzare la nostra incisione satinatura su vetro o specchio dobbiamo andare prima a creare uno stencil. Chiaramente potete utilizzare uno stencil già fatto oppure potete creare uno stencil con le vostre macchine da taglio Cricut. Cosa andiamo a fare? Allora, la prima cosa andiamo a cercare un'immagine, quindi vado a far clic qua sul pulsante immagini e scrivo Big Dream e faccio clic qua sulla lente. Vado ora a cercare l'immagine che mi occorre, eccola qua, io voglio utilizzare questo e faccio clic su aggiungi alle tele. Una volta aggiunto alle tele ovviamente vado a impostare la dimensione che mi occorre, quindi la faccio più piccola o più grande. Se voglio creare uno stencil posso ovviamente mandarlo anche in taglio così, però per comodità vi consiglio di seguire un'operazione di questo genere. Andiamo a far clic qua sul pulsante forme, vado a selezionare un quadrato e sblocco le proporzioni facendo clic su questo lucchetto che trovo in alto. Ora metto per ipotesi 10 x 15 di altezza ed ecco qua che ho ottenuto il mio rettangolo. Vado a metterlo di un altro colore così riuscite a vederlo meglio. Ora porto l'immagine sopra il rettangolo, chiaramente così è sotto, e vado a selezionare dal pannello livelli il livello immagine, quindi lo trascino in alto per portarlo in primo piano. Ora ridimensiono un po' la mia immagine. È importante che quando andiamo a fare un lavoro di questo genere abbiate abbastanza margini sia ai lati sopra che sotto. Ora cosa dobbiamo fare? Andiamo a far clic qua su seleziona tutto e poi facciamo clic su questo pulsantino che trovate qua sotto che si chiama dividi. Una volta creata la suddivisione vedete che abbiamo dei livelli aggiuntivi. Questo è quello originale che temporaneamente andiamo a nascondere. Questo è un altro che è venuto fuori dal taglio, che è identico però è di colore azzurro, e lo cancelliamo. Mentre questo è il risultato che abbiamo ottenuto, quindi andiamo a creare il nostro stencil in questo modo qua. Ora questo è lo stencil che possiamo andare a tagliare con le nostre macchine da taglio Cricut. Possiamo usare un vinile removibile oppure possiamo andare a utilizzare la pellicola per stencil di Cricut. Se invece vogliamo andare a utilizzare gli stencil Iconart, adesso nascondo questo livello, metto di nuovo visibile quest'altro e cosa vado a fare? Vado a esportarlo per andarlo a stampare, cioè andarlo a stampare con un altro programma. Non vi consiglio di fare la stampa da Cricut Design Space. Quindi per prima cosa vado qua su menu funzionamento e metto stampa, quindi taglia, quindi seleziono questa voce, faccio adesso clic sul pulsante crealo. Questa è l'anteprima che mi dà a disposizione Cricut Design Space, faccio clic sul pulsante continua e prima ancora di andare a collegare la macchina, perché in questo caso non mi occorre collegare la macchina se vado a realizzare uno stencil con Iconart, faccio clic su invia alla stampante. Non lo stampo, come vi dicevo prima, non andrò a stamparlo con direttamente diciamo da Cricut Design Space, vado a stamparlo utilizzando un altro programma. Quindi vado a selezionare Bullzip PDF Printer, trovate il tutorial per l'utilizzo e l'installazione di questo software, che è sostanzialmente una stampante virtuale. Tolgo la smarginatura, normalmente dovete tenerla sempre durante il taglio ma in questo caso no. Vado a far clic sul pulsante stampa. A questo punto, no, come vi dicevo, non lo invia alla mia stampante ma apre questa finestra. Quindi io vado per prima cosa a selezionare il formato che allora qua di default è PDF,
ma vado a mettere per esempio una TIFF. Poi qua chiaramente avete diverse opzioni a disposizione, quindi il tipo di documento, l'immagine, quindi la risoluzione. Allora, se avete la versione gratuita non potete aumentare la risoluzione, ma potete mettere al massimo 150 dpi. Qua filigrano, unione, eccetera eccetera non vi servono. Quindi vado a far clic qua su salva. Attendiamo un attimo, eccolo qua. Allora me l'ha salvato e adesso mi dice come aprire questo file, cioè mi chiede come, con quale programma vado ad aprire questo file, e io faccio clic sul pulsante Affinity Photo e poi vabbè, qua posso metterlo sempre o solo una volta, in questo caso gli dico solo una volta, ed ecco qua che mi ha aperto la mia immagine. Cosa devo andare a fare? Devo andare a ritagliarla. Quindi faccio così, ritaglio bene tutto, cioè vado in sintesi a togliere il riquadro nero che serve ai sensori di Cricut. Ed ecco qua, io adesso ho la mia immagine che posso andare a stampare sulle apposite pellicole di Iconart. A questo punto abbiamo terminato, andiamo solo a vedere come procedere, quindi come applicare la crema per l'incisione statinatura del vetro. Ed ecco qua, questa è la pellicola di Iconart che io sono andata a creare. Sono partita da questa stampa. Potete trovare dei tutorial dedicati su Iconart in cui appunto andiamo a vedere come si realizza step by step uno stencil. Ve lo riassumo proprio in un attimo. Dobbiamo andare a stampare i nostri stencil in una pellicola di questo genere e poi andiamo a esporli per 35 secondi a una lampada UV utilizzando questa pellicole, che sono pellicole idrosolubili. Perché sono idrosolubili? Perché al termine dell'esposizione con i raggi UV possiamo andare a mettere la pellicola per 1 minuto o 2, insomma per qualche minuto comunque sotto il getto dell'acqua calda e come per magia si formerà lo stencil. Il bello di questo stencil è che uno stencil ha retinatura, quindi è molto più semplice con questo genere di prodotto andare a fare dei dettagli anche molto piccoli. In questo caso facciamo dei dettagli che sono relativamente grandi, ma avete visto in altri tutorial che se voglio andare a fare un ritratto, cioè lo stencil di un ritratto, quindi anche dei dettagli piccolissimi come i capelli, riusciamo a farli con molta semplicità. Per quello in linea di massima io utilizzo questo prodotto, però se non avete il kit per stencil Iconart potete utilizzare queste pellicole qua che sono sempre per realizzare gli stencil, ma sono a marchio Cricut. In sintesi sono un vinile removibile, per quello che vi dico potete utilizzare un vinile removibile o le pellicole per stencil. È chiaro che la pellicola per stencil è un po' ottimizzata anche come spessore, però se non lo avete potete andare a intagliare con le vostre macchine da taglio, che siano Cricut, che siano anche altri tipi di macchine da taglio, potete andare a intagliare appunto questo genere di prodotti e poi andarli a applicare direttamente sul vostro, può essere un bicchiere, può essere si può fare anche per esempio sul vetro mattone, si può fare su uno specchio, insomma qualsiasi superficie in vetro. Adesso qual è la cosa che dobbiamo andare a fare? Allora, prima di tutto io vado a prendere l'oggetto su cui voglio eseguire la satinatura. Quindi io ho un boccale in questo caso e la primissima cosa che vi consiglio di fare è quella di lavare molto bene la superficie, quindi o con del sapone, eventualmente con dell'alcol. L'importante è che sia alcol che sia sapone abbiate tolto bene i residui con un panno poi morbido e abbiate asciugato perfettamente bene il vetro. Ora cosa andiamo a fare? Nel mio caso vado a utilizzare appunto questa pellicola. Se state utilizzando lo smart, cioè il vinile smart, quindi comunque un vinile removibile, dovete fare esattamente la stessa cosa. Quindi prendete, allora
con il vinile è possibile che vi serva la carta di applicazione, invece in questo caso io ho la mia pellicola di Iconart e vado semplicemente a posizionarla sopra, quindi posizioniamola qui, attenzione che non si creino bolle, ma soprattutto attenzione che sia ben aderente alla superficie. Quando si tratta di superfici curve voglio ricordarvi che dovete sempre partire così, quindi dal centro verso l'esterno, proprio per evitare, scongiurare diciamo così il più possibile la formazione di bolle. Una volta posizionata bene la nostra pellicola, mi raccomando, come vi ho detto, attenzione alle bolle, possiamo andare a prendere il prodotto che ci occorre. Si chiama Echel Cream ed è sostanzialmente un prodotto appunto per realizzare una satinatura su vetro, quindi una sorta di incisione che però è chimica, cioè non è un'incisione meccanica ma si tratta di un'incisione chimica. Questo prodotto a me piace moltissimo, costicchia un po' però mi piace molto perché lo potete riutilizzare, cioè andiamo adesso a posizionarlo qua e vedrete che ne utilizzeremo una quantità abbastanza elevata, però tutto quello che rimarrà in superficie possiamo riprenderlo e andarlo a inserire nuovamente nel barattolo per utilizzi futuri. Quindi è vero che un po' costa, ma rende veramente tanto. Prima dell'utilizzo dobbiamo ricordarci che, essendo che si tratta comunque di una crema o per meglio di un prodotto chimico, anche se una delle più non dico naturali perché non è vero, però una delle più sicure, vi consiglio di indossare occhiali protettivi tipo questi, mascherine apposite anche semplici, così meglio ancora se sono proprio mascherine di un certo tipo, e dei guanti. Quindi prima di tutto utilizziamo questi, diciamo, accessori e poi andiamo a vedere come fare l'applicazione. Quindi prendiamo a questo punto il nostro prodotto e andiamo a aprirlo e prendere con una spatolina in legno una piccola quantità. Vedete che è abbastanza denso, non densissimo però abbastanza denso. Ora mettiamola qui, cioè quindi posizioniamo la nostra crema direttamente qui sul nostro stencil. Vedete che la quantità deve essere abbastanza elevata, non vi preoccupate assolutamente se ne avete messa troppa, tanto come vi dicevo poi potete andare a riutilizzarla, quindi fate solo in modo che penetri bene all'interno della vostra grafica. Diciamo che con gli stencil Iconart avete un po' il lavoro facilitato, ecco, però con gli stencil normali dovete stare un pochino più attenti, piuttosto fate un po' così con gli stencil normali per farla aderire bene, diciamo per mandarla un pochino più in profondità, altrimenti con gli stencil Iconart non dovete fare un gran lavoro, basta che fate una cosa di questo genere. Quindi proseguiamo e andiamo a metterla su tutto il nostro su tutta la nostra grafica. Ed ecco qua, abbiamo messo la nostra crema dappertutto, dobbiamo attendere 15 minuti ed ecco qua. Dopo 15 minuti si presenta così, in realtà non è cambiato molto rispetto a prima. Cosa dobbiamo fare? Allora, per prima cosa andiamo a rimuovere l'eccesso di crema, quindi prendiamo nuovamente il nostro barattolino e con la spatolina facciamo una cosa di questo genere, cioè andiamo a togliere tutta quella che è in eccesso perché possiamo tranquillamente recuperarla per un utilizzo futuro. Quindi piano piano togliamo tutto e poi ripeto, andiamo a inserirla dentro il barattolo. Una volta tolto tutto dovremmo andare a sciacquare sotto l'acqua con il nostro stencil. Diciamo che se utilizzate degli stencil Iconart potete anche togliere la pellicola così, cioè non è necessario mettere la pellicola sotto l'acqua, ma con il vinile vi consiglio proprio di mettere la pellicola sotto l'acqua per evitare che la crema si sparga anche in posti
in cui non dovrebbe spargersi. Quindi io adesso per comodità vi prendo una bacinella e vi faccio vedere come si fa il risciacquo, ma vi consiglio di farlo sotto l'acqua corrente. Ecco qui, ho una bacinella, vado a prendere il mio boccale e poi prendo anche una semplice spugnetta. Cosa vado a fare? Vado semplicemente a sciacquare in questo modo per togliere appunto anche gli ultimi residui di crema. Sciacquate molto bene, mi raccomando, non abbiate paura. E facciamo una cosa di questo tipo. Dopo 1 minuto o 2 di risciacquo possiamo andare a togliere la nostra pellicola. Fate attenzione, guardate, perché nel senso che se ci sono ancora dei residui ovviamente cercate di riposizionarla subito sopra. Quindi togliamo piano piano la pellicola e guardiamo il risultato. Ed eccolo qua il risultato che abbiamo ottenuto. Probabilmente adesso ancora non la vedete, asciughiamo bene per vedere nel dettaglio. L'asciugatura andiamo a farlo con un normalissimo panno morbido, vedete che piano piano si vede un pochino di più. Una volta asciutto, questo è il risultato finale, che non sono certa che riuscite a vedere bene perché comunque ci sono tutte le luci. Provo a mettervi un cartoncino qua sotto, ecco, forse così si vede un po' meglio, anche se penso che non benissimo. Chiaramente dal vivo sicuramente fa tutto un altro effetto. Vi faccio vedere anche degli altri esempi, si possono appunto personalizzare bicchieri o cose di questo genere. Vedete che comunque l'effetto è sempre molto molto bello. Attenzione, perché inizialmente sembra che ci siano alcune macchie, ma sono del tutto normali, nel senso che ci va parecchie ore per asciugare. In alcuni casi potete anche andare a passare comunque dell'aria calda, quindi del forno, cose di questo genere, per riscaldare un po' e velocizzare l'asciugatura. Altrimenti potete lasciarla così com'è, vedrete che piano piano sarà completamente asciutta, e quindi anche questa sorta di macchie che si intravedono in realtà non ci saranno più. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.